Ciao ragazzi, oggi un altro video con un'altra console. Questa è arrivata questa mattina, ok? E attualmente mi è stato detto che non si accende, ok? È stata così ferma per forse più di un anno, da quanto mi è stato detto. Comprata, tra virgolette, nuova, ok? Da negozi tipo Unieuro, Troni o quelle cose lì, insomma, e MediaWorld. Però che cosa ha questa console qua? È una ricondizionata. Non è una console nuova di fabbrica. Infatti, tanto più che gli hanno venduto completo di scatole e tutto il resto, ma con la dock seconda di terze parti e anche il caricatore di terze parti. Ok, un caricatore non originale. Eccolo qua. Sembra in tutto identico, però qua si vede che chiaramente eh, non c'è scritto Nintendo da nessuna parte. I caricatori Nintendo sappiamo come sono. C'hanno la scritta Nintendo attaccata sopra, ok? Stampata sopra. Quindi sappiamo che questo è un caricatore originale e non questo. Ma qual è il punto di questa console? Allora, perché ho detto che è ricondizionata? Ehm, chiaramente perché ho detto che gli hanno dato dei caricatori non originali. E seconda cosa, perché questa qua secondo me è stata ritirata come usato, magari, non funzionante, e gli hanno fatto alcuni lavori. Ovvero, io vedo il display touch che su questo angolo è sollevato, ok? E gli ho dato un attimo una pulita e vedo della polvere al di sotto dello schermo, che non viene via chiaramente perché è sotto intrappolata. Quindi, cosa è successo qua secondo me? O gli hanno cambiato lo schermo o gli hanno cambiato il touch, insomma qualcosa hanno cambiato per rimetterla un po' a nuovo, magari non funzionava qualcosa, eccetera. E adesso di punto in bianco sembra che non funzioni più. Ma perché questa console non funziona? Allora, quando io ho messo in carica, ok, la console, avete sentito? È accesa, ma non c'è l'immagine. Quindi non è che non funziona, la console funziona e carica anche. Però la console non funziona, lo schermo si sente l'audio. Adesso Dio solo sa che cosa ho schiacciato. Ok, ok, ok. Si sente. Sembra che ci sia questo qua che non vuole andare molto bene. Ok, ma non si vede l'audio, non si vede, vedere l'audio. Ok, non si vede lo schermo. Quindi andiamo a vedere che cosa hanno combinato. Se magari hanno fatto qualcosa sulla scheda, oppure se è lo schermo che di punto in bianco ha smesso di funzionare. Ora, teniamo premuto per 10-15 secondi, la console si spegnerà del tutto. Andiamo ad aprire e andiamo a vedere che cosa è successo dentro. Allora, console aperta. Andiamo al microscopio, ok? E ho staccato anche la batteria giusto per sicurezza. Andiamo a vedere al microscopio una cosa, perché questa scheda è dotata eh, ok, andiamo al microscopio, eccola qua. Allora, questa scheda intanto non è mai stata aperta, la console non è mai stata aperta, quindi presumibilmente avranno cambiato solo il touch, giusto per renderla nuova, quindi non serviva neanche aprire completamente il resto della console. Però, allora, questo è il cavetto per il display, ok? E qui sotto abbiamo quelli che sono i filtri 1, 2, 3, 4 e 5, i filtri in cui passano i dati per l'immagine, ok? Secondo me, robetta semplice semplice, speriamo, ok?
Si tratta di uno di questi filtri qui che ha smesso di funzionare, ok? Si è bruciato, si è aperto, quindi non trasmette più i dati, e se anche solo una di queste qua non trasmette più i dati, chiaramente non si vede più un'immagine, ok? Quindi adesso andiamo ad accendere il multimetro, lo mettiamo in continuità con il beep che riuscite a sentire e andiamo a misurare, ok, i punti da destra a sinistra, sperando di andarci. Allora, togliamo un attimo la memoria interna, così mentre facciamo le misurazioni non ci dà fastidio. Ok, così è un po' più libero lo spazio. E allora adesso andiamo a vedere questi filtri qui. Ecco, già come si vede dal primo, no, ok, questo è a posto, questo è anche a posto, questo è a posto, questo è a posto, questo è a posto, questo è a posto, speriamo nell'ultimo perché sennò non so dove prendermi. Ah, bene, ok, molto bene, devo dire. Ok, andiamo a vedere un attimo il connettore allora per lo schermo. Magari può essere anche difettoso lo stesso LCD, eh? Può essere difettoso anche lo stesso LCD, eh? Quindi bisogna vedere. Allora, sembra tutto ben connesso. Ed è tutto di fabbrica originale. No, qua non c'è nulla di strano. Allora, cosa possiamo fare? Rivediamo. Allora, gli attacchiamo la batteria, adesso che abbiamo magari misurato un po' in giro, gli riattacchiamo intanto la memoria, perché sennò senza la memoria la console non si accende. Ok. Attacchiamo la batteria, andiamo sopra e gli diamo corrente. Vediamo cosa succede di nuovo. Ehi, così, solo perché ho misurato un po' così. È chiaro, sicuro è un problema di connessione. Wow, fantastico. Riparato solo misurando. Cosa c'è di meglio? Comunque, ok, sì, è un problema a questo punto di connessione. Robetta piuttosto semplice, basta andare a ripassare un attimo le saldature dei filtri, ok? Perché evidentemente andando a schiacciare con le punte del multimetro, che sono parecchio fine, chiaramente vado anche a schiacciare lo stagno, quindi lo vado a deformare, eccetera. Magari sono andato a ricostruire per un momento il passaggio sui filtri. Quindi uno di questi filtri era sicuramente il problema, e infatti adesso si vede l'immagine. Allora, volume è al massimo, andiamo con la luminosità, no, niente luminosità automatica, ok, perfetto, così vediamo belle le immagini.
Tra l'altro adesso ho acquistato anche, e finalmente è arrivata, una videocamera nuova, ok? Una Sony, con zoom ottico, e la rimpiazzerò al posto di questa qua sopra, in modo che così si spera. Ok, adesso mi manca ancora il cavo HDMI lungo abbastanza, perché quello fornito è lungo 1 metro. E mi serve lungo almeno un paio di metri per raggiungere l'altezza qua sopra e a essere collegato al computer. E spero che con questa qua l'immagine non sembrerà più così sfocata, eccetera, magari migliorerà anche il discorso della nitidezza, si riuscirà a leggere meglio, e chiaramente anche questo arriverò, non c'è più l'altezza fissa, ma potrò anche andare giù senza usare magari il microscopio, che magari tante volte non serve, ok? E andare giù con lo zoom e prendere magari una porzione di banco esattamente magari della scheda della Nintendo Switch o della scheda di una PlayStation o roba del genere. Magari spero di poter migliorare anche questo aspetto dei miei video. E è costato un pochino, un paio di centoni è costata, quindi se qualcuno vuole contribuire alla spesa e magari fare una donazione di un caffè, ok, trovate sotto i link in descrizione, ok, per poter fare anche una piccola donazione, e visto che questi contenuti sono tutti presi dalle mie tasche, insomma, e la qualità dei video, dell'audio, eccetera, è tutto preso dalle mie tasche, e se magari volete contribuire anche voi a migliorare la qualità dei video e del canale e quant'altro, basta una semplicissima donazione, anche piccola, 1 euro, 2 euro, è più che sufficiente. Eh, Poi, come si sa, fa sempre mucchio e poi saltano fuori cose più interessanti, qualità migliori o oggetti migliori, magari riesco a comprare qualcosa di rotto da aggiustare, che può essere interessante anche per altri, cose che magari quando arrivano qua in riparazione sono meno interessati, come in questo caso qua. Robetta semplice e basta. Ok, basta con l'autosponsorizzazione, si fa per dire. E niente, cosa devo dire? Niente. Allora, adesso la console già sta caricando, sta facendo il suo dovere, e gli controllerò chiaramente tutto il resto delle funzionalità. Gli vado a fare un reflow a quei filtri lì, che sono quelli responsabili, che lo stagno purtroppo senza piombo è quello che viene utilizzato al giorno d'oggi ed è quello che si crepa, ok? Basta una piccola caduta, basta un non so che, lo stagno è fragile, questa tipologia di stagno è fragile, si crepa e può causare problemi. Ok, video anche piuttosto breve alla fine, quindi io vi lascio qui, mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, commentate sotto se volete fare una piccola donazione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.